Power Life, oggi parliamo dei discorsi sull'amore di Saint-Germain. All'interno di questa playlist mi piace avere lo spazio con cui diamo tempo alla condivisione di un testo di Saint-Germain in cui Saint-Germain parla di anime gemelle e parla di anime compagne, ma parla anche di fiamme gemelle. È un testo non di facile comprensione, per cui chiedo durante la lettura anche sempre, come sempre, l'assistenza di Saint-Germain perché possa attraverso le mie parole darci l'intelligenza e la saggezza di apprendere durante la lettura il significato profondo di quello che lui vuole trasmetterci. Dicevo, non è un testo particolarmente semplice, non tutti quelli che ascolteranno questo testo riusciranno probabilmente a ricollegare quello che dico a determinate situazioni se non hanno avuto esperienze di anima gemella, di fiamma gemella, ma lui introduce un altro elemento e quindi la questione diventa ancora più complessa, introduce il discorso dell'anima compagna, ma lo leggeremo che cos'è l'anima compagna attraverso le sue stesse parole. Volevo semplicemente dire che noi siamo molto spesso vicini, quanti di voi hanno avuto diciamo, il dono di essere vicini ai concetti di anima gemella, cioè un'anima diciamo che appartiene alla stessa famiglia della nostra anima con cui siamo perfettamente in linea, quindi con gli intenti, in linea nei sentimenti, e poi abbiamo la fiamma gemella che invece è quella particolare connessione quindi di anima con un'altra persona rispetto alla quale non c'è una familiarità nella famiglia d'anima, ma addirittura c'è una coincidenza di frequenza. Io spesso ho detto che faccio questa esemplificazione: lo specchio materiale ci ha permesso nel tempo di vedere com'è la nostra immagine fisica e come si modifica. La fiamma gemella, per quanti di voi avranno o hanno avuto già il dono di incontrarla, ci permette invece un altro riconoscimento, cioè non più fisico, ma è come uno specchio, in questo caso, ma ciascuno di noi è uno specchio. La fiamma ci fa conoscere la frequenza energetica che noi abbiamo, quindi l'unica frequenza. Poi Saint Germain in realtà parlerà di tante frequenze e quindi ci fa conoscere qualcosa che non conoscevamo. Come prima lo specchio ci fa conoscere la nostra immagine fisica, in realtà noi non siamo soltanto materia, ma siamo anche energia e abbiamo delle frequenze. La fiamma ci riflette la frequenza che è identica tra fiamme, e quindi questo crea tutta una serie di disorientamenti che sono però funzionali all'evoluzione e al riconoscimento di alcuni aspetti di noi che abbiamo messo da parte. Oggi Saint Germain parlerà di fili spinosi, parlerà di ciò che ci irrita, no? Perché proprio nel concetto di anime compagne che affronta Saint Germain c'è quello di fiamma esteso alle frequenze che noi possiamo incontrare nel tempo. E perché non siamo una sola frequenza? Perché ciascuno di noi riflette una parte di noi, perché tutti siamo scintille di un'unica sorgente che è l'unità. Ma volevo riprendere brevemente, quindi chiedo l'assistenza anche perché sarò costretto per una questione di tempo anche a saltare alcuni passaggi che ho evidenziato, ma mi piacerebbe lasciarvi delle parole per come le ha dette Saint Germain, che penso possano far vibrare qualcosa dentro di voi. Allora, ora per descrivere quell'essenza enigmatica che avete chiamato anima compagna, comincerò dall'inizio, laddove in realtà non c'è alcun inizio, ossia da ciò che è chiamato creazione. In verità, quando la divina forza creativa, il Dio io sono, il principio madre e padre, l'essenza di tutto ciò che è, contemplò se stessa, io sono, si contempla, si espanse e si scisse. Nella divisione comprese la separazione e la densità note come luce, e nacque così un corpo di luce avente l'energia dell'essenza di Dio.
e dentro la luce vi sono cariche positive e cariche negative, lo yin e lo yang, era uno, poi due, e la comprensione della separazione fra esse e la comprensione della vostra essenza anima complementare maschile e della vostra essenza anima complementare femminile. Ma noi abbiamo anche la doppia energia sia femminile che maschile dentro di noi, l'aspetto di luce e l'aspetto di ombra, e l'intero corpo energetico del creato fu diviso in mascolinità e femminilità, ma si parla di energia maschile e femminile. All'interno del corpo energetico maschile esistono, lui dice però, numerose frequenze o fasci di essenze animiche complete in se stesse, e lo stesso accade anche nel corpo energetico femminile. Questo perciò crea innumerevoli anime complementari maschili e innumerevoli anime complementari femminili all'interno dell'essenza energetica dello stesso corpo animico. Parlavamo di fiamma, riconoscimento della stessa frequenza. Lui ci parla di anime compagne, dove in realtà le frequenze di riconoscimento sono diverse. La fiamma è importante perché segna l'inizio di una comprensione, come lo specchio segna l'inizio della comprensione con cui noi comprendiamo come siamo fatti fisicamente. La fiamma ci abitua, ci insegna, ci addestra a riconoscere la nostra anima, a riconoscere che noi siamo frequenze energetiche, ma di più, ci dà l'esatta misura della nostra frequenza, e questo ci permette, così come lo specchio ci permetteva di distinguere la nostra faccia da tutte le altre, e così anche l'approccio con la fiamma gemella ci consente di distinguere la nostra frequenza identica a quella della fiamma da tutte le altre. Molto spesso infatti si è portati a confondere, a fare confusione tra i corpi, perché tra le fiamme, perché a livello energetico c'è perfetta coincidenza di frequenza, sono i corpi che creano la separazione. Eravamo uno, ma uno nella sorgente energetica, poi diventiamo due, individualità in corpi diversi, ma le fiamme hanno la stessa frequenza e non percepiscono quindi la differenza tra i corpi, la differenza e i confini. Il confine lo segna il corpo materiale, lo segna la nostra immagine, il nostro sesso. Nel momento in cui prendiamo lo specchio, vediamo che siamo maschi, riusciamo, e questo è il nostro viso, allora questo ci separa. Ma quando prendiamo lo specchio della fiamma e vediamo che la frequenza è la stessa, questo non ci separa, ci unisce, anzi ci ricorda l'unità. Ma lui dice furono creati 13 di questi corpi energetici. Entro la vostra essenza energetica, anima complementare femminile, risiede una certa frequenza che in verità è identica alla stessa frequenza che si trova nell'essenza energetica anima complementare femminile, identica. E chi è fiamma lo percepisce l'unità. La bellezza è proprio quella di avere alla memoria il fatto che due persone possono rappresentare in sintesi la scissione, e entrambi provengono dalla stessa sorgente. Ma lui estende il discorso e dice che lo stesso lo possiamo provare nei confronti di tutti, perché abbiamo non una, ma diverse frequenze. Ci sono frequenze identiche che dimorano in corpi energetici opposti, e queste voi le chiamate fiamme gemelle. Questo è ciò che la maggior parte di voi intende come anima compagna. Ma neppure le fiamme gemelle o anima compagna sono contenute in un solo corpo fisico, ma in due corpi diversi, perché sono chiamati a sperimentare attraverso la materia esperienze diverse. La vostra anima complementare vi influenza e voi la influenzate continuamente, e parlo di essa come di un corpo di energia che contiene tutte le essenze. Ogni qualvolta catturate l'emozione di un'esperienza, quell'esperienza è compresa anche della vostra anima complementare. Non c'è distinzione di spazio e di tempo. Chi è fiamma gemella lo ha percepito, percepisce l'evoluzione attraverso l'anima complementare che sta facendo altre esperienze lontane da noi. Noi facciamo delle esperienze, un'anima complementare fa delle esperienze nella sua vita, l'altra anima le fa nell'altra vita, ma ciascuna sente.
ciascuna sente l'esperienza dell'altra e arricchisce l'altra in contemporanea, è qualcosa di straordinario, incredibile, ed è bello anche andarlo a leggerlo attraverso diciamo, le parole di Saint Germain, che le mette per iscritto, sono parole canalizzate. Tutte le situazioni che comprendete come fenomeni psichici sono comprese anche dalla vostra compagna, anima compagna. Ora, quando cessa la separazione fra due, quello è il momento in cui arriva la gioia. Quando cercate disperatamente l'amore anche solo appena oltre la portata delle vostre mani, anche solo svoltato l'angolo, dice: dove sarà la mia anima compagna? Se cercate questa essenza della fisicità non la troverete mai, perché la vostra ricerca vi porterà proprio diritto alla vostra anima. È un'unione di anima, è un fatto di anima. Non è la fisicità in questo caso che determina, diciamo, il riconoscimento, ma il riconoscimento risiede nel cuore, là dove nel cuore risiede la nostra anima. L'anima, il contatto con la fiamma gemella, il contatto con l'anima compagna è il contatto, così come lo specchio, è il contatto con la nostra immagine fisica e il contatto con la nostra immagine spirituale, la nostra frequenza energetica. È veramente bello. Man mano che vi avvicinate alla comprensione della vostra anima complementare, prendete in realtà contatto con ogni aspetto di ciò che è voi, perché c'è il riconoscimento di qualche parte di noi che è sommersa dentro di noi e che adesso vediamo, adesso sentiamo attraverso il confronto. E anche questo va bene, fa parte della natura umana. Tuttavia, quando si va avanti, il Dio è limitato, tutti gli aspetti vengono percepiti e amati nel momento stesso in cui vengono percepiti. Quando riuscirete a fare questo con voi stessi, senza neppure fermarvi a considerare se quello che percepito è buono o cattivo, ecco, Saint Germain ora dice che noi tante volte allontaniamo degli aspetti perché siamo esseri giudicanti, li giudichiamo buoni e cattivi. In realtà sono diversi attributi che risiedono anche in noi. E la fiamma ci fa vedere, in realtà poi lo vedremo, il filo spinato, ciò che ci irrita, ciò che non amiamo di noi stessi, il nostro filo spinato, ce lo fa vedere la fiamma. Ma lui dice, quando andremo a non essere più esseri giudicanti, ma ad amare tutto ciò che è, tutto ciò che è riflesso, tutto ciò che è parte di noi, allora andremo ad accogliere il nostro filo spinato. Non andremo più a giudicare, non andremo più a essere irritati, ma andremo a conoscere quello che è l'amore incondizionato dell'altro, che in fondo è l'amore incondizionato di noi stessi. Alcuni di voi giudicano in base a ciò che chiamate età, per esempio, lui dice, no? O questa entità è proprio decrepita, ma anche questo è un giudizio. Sapete, essere carichi di anni è bello, perché significa essere carichi di saggezza. Allora, tutto ciò che è relativo al giudizio, no? Quindi per determinate persone potrebbe essere saggezza, per altri potrebbe essere, ecco, il corpo decrepito, eccetera. Ma in sé è un giudizio che nasconde altre bellezze. Molti di voi si giudicano reciprocamente in base a superficiali caratteristiche esteriori, ed è quello che invece viene meno nel rapporto di fiamma, perché non è più lo specchio fisico che determina un giudizio bello, brutto, cattivo, buono, no, c'è di mezzo una frequenza energetica. Della fiamma non si riconosce la parte superficiale, ma l'essenza. La fiamma, l'anima compagna, anima complementare, apre il cuore, ed è il cuore che vede non la nostra razionalità, la mente che separa, ma il cuore che unisce, il cuore che ci fa ascoltare con la sua apertura. Vedevamo anche il mudra del sé superiore, ci fa ascoltare il nostro sé superiore, ci fa ascoltare quanto è infinito il nostro essere, perché può stare nell'altro senza alcun confine, senza alcuna separazione. Il cuore ci fa sperimentare l'unione tra le anime, l'unione tra gli attributi che risiedono in ciascuno di noi e che ci uniscono nella sorgente. Molti di voi, se disprezzate il vostro vicino e continuate a dire io amo Dio, ebbene non avete capito il significato di amore, non avete capito il significato di Dio, perché Dio è in tutti noi, Dio è in ogni aspetto di tutto è attributo di Dio, perché nell'unità c'è il tutto che poi viene separato nel nostro mondo duale e che attraverso il giudizio separa il buono e il bello, ma che cos'è? Tutto relativo.
Ora l'esperienza dell'entrare nella conoscenza della vostra anima compagna si tratta di femmina con femmina, femmina con maschio, maschio con maschio. Tutti possono essere anime compagne. È molto bello questo perché mi è capitato anche di parlare con un'altra fiamma gemella maschile. Io a un certo punto ho cominciato ad attirare anche fiamme gemelle femminili maschili, no? Per capire cosa loro pensavano, quella matrice comune alla percezione dell'anima complementare. E addirittura una persona mi diceva può essere un uomo, può essere una donna, può essere un uomo, può essere un animale, può essere un vegetale. Non c'è distinzione. Perché? Perché il salto rispetto all'anima complementare è sull'anima, non è sulla parte fisica, è sull'anima. Il rapporto tra anime complementare e di anima, e l'anima risiede su tutti gli esseri del nostro creato, senza distinzione. La frequenza non distingue, così come quando si riconosce la stessa frequenza non si guarda l'aspetto esteriore, non si guardano le esperienze, non si guardano i tratti fisici, non si guarda ciò che irrita, ma si guarda, no, più che altro non si guarda, ma si sente ciò che unisce, che è l'identità di frequenza energetica, e non si vede alcun confine. Non si vede la caratteristica più comune quando si ha a che fare, quando si riconosce la propria anima complementare, anima compagna o fiamma gemella, è proprio questo, è il senso di unità, è il vivere quindi in forma semplificata in una situazione a due, che poi secondo Saint Germain si estende a tante altre frequenze, quella che è il ritorno all'unità, è la memoria all'unità da cui proveniamo. Non può essere percepito in altro modo se non quando io mi sento uno con l'altro a livello di energia, senza separazione. I corpi ci separano, il nostro corpo, la materia, è funzionale a farci vivere quindi nella materia un'esperienza. Siamo tutte scintille di Dio, eravamo indistinte nell'unità, l'individualità ci porta la nostra personalità, ci porta il libero arbitrio e ci porta a fare delle esperienze. Dio sperimenta la materia attraverso le nostre individualità, no? In una situazione in cui ci sentiamo distinti proprio grazie al corpo che ha quella funzione, alla funzione di farci sperimentare in maniera separata e quindi attraversare la vita e la materia. Senza questa individualità e personalità distinta non potremmo, no? Ma ritorneremmo all'essere esseri indistinti, uniti nella sorgente. Il riconoscimento dell'anima compagna però ci accende la memoria della nostra origine, da dove proveniamo, perché è lì che si percepisce l'unità senza alcuna separazione. E quindi avverrà questa esperienza dell'entrare con la conoscenza della vostra anima compagna quando riuscirete a percepire e amare qualsiasi aspetto di voi che è disarmonico. Perché quando l'amate, amate la parte di voi che è riflessa entro l'altra entità. Il rapporto di fiamma di anima complementare ci permette di andare ad amare ciò che è disarmonico. Io ho sempre detto una cosa alla fine di tutta questa, diciamo alla fine, ancora la fine, diciamo vivendo questa percezione, il mondo ora è più grande. Perché? Perché nella misura in cui noi diciamo restiamo nella nostra individualità, nei nostri aspetti, nelle nostre caratteristiche, senza apertura a qualcosa di noi che è nell'altro, il nostro mondo è più stretto. Quando andiamo ad accettare, a prendere, ad amare anche aspetti disarmonici o quelli che noi riteniamo disarmonici, i nostri sfili spinati, ciò che ci irrita, e questa è la funzione tipica dell'anima complementare, farci vedere tutto ciò che ci irrita, tutto ciò che non ci piace, tutto ciò che ci ha portato a scegliere cose diverse, e però quando riusciamo a riconoscerle e ad amarle, allora andiamo ad ingrandire la nostra dimensione verso e a pensare quanto sarebbe bello poi andare ad ampliare ancora sempre di più, fino a quell'essere infinito che è Dio, di cui noi siamo scintilla. Bellissimo. È la pasta di Dio. Quando capirete, ciò facendo abbraccerete l'umanità,
quando noi riusciremo ad amare l'altra entità per come è e per la parte che noi invece diciamo andavamo a respingere. Ciò facendo abbraccerete, in effetti ce lo dice, l'umanità, il mondo è più grande, un frammento alla volta, uno alla volta, andiamo ad integrare aspetti di noi che non conosciamo, aspetti di noi che non abbiamo amato, aspetti di noi che aspettano di essere amati. Chi ce lo riflette? L'altro. E guardando più e più volte in faccia aspetti di voi di cui non sospettavate neppure l'esistenza. Questa è la cosa più bella. Quando si incontra un'anima complementare, io adesso ho i brividi, cioè vai a conoscere delle cose che ti lasciano sorpreso del tutto, perché tu non immagini nemmeno quello che sperimenti perché lo percepisci, lo sperimenti a livello energetico e non parliamo e questo a prescindere dallo spazio e dal tempo, perché la percezione energetica va ovunque, nel sogno, telepatia, si attivano i sensi psichici, è qualcosa di straordinario e non si sa mai. La cosa più interessante è proprio quella che dice lui, guardando più volte e più volte in faccia aspetta di voi di cui non sospettavate neppure esistenza. Non sapevamo di essere anche quello, ma ora lo integriamo e lo amiamo perché è un aspetto di noi che aspetta di essere integrato dentro di noi. Sapete, capite di che pasta siete fatti quando entrate in confidenza e condividete qualche esperienza con i vostri vicini. La pasta di cui siete fatti, la pasta di Dio, quando capirete questa cosa, capirete che cosa significa fare l'esperienza della vostra anima complementare. Sapete, quando si dice che il regno dei cieli giace interiormente, ciò significa semplicemente che giace dentro l'essenza che è voi, e l'essenza che è dentro di noi è nell'anima, è l'anima che ci permette di andare nella profondità del nostro essere. E la vostra essenza Dio ha lo scopo di crearlo, lo create dentro e fuori di voi perché nella fisicità siete duali. Questo è il tempo della convergenza di tutti i sentieri che confluiscono nell'uno. Una cosa bellissima, io non conoscevo niente, no? Io di tutte queste cose, ma vedete anche in Tao Power Life come il percorso è stato di ampliamento progressivo. Abbiamo cominciato circa 4 anni fa con il benessere della parte fisica, con il benessere energetico, e già era difficile questo passaggio. Dal benessere fisico al benessere energetico significa riconoscere che noi siamo anche energia, benessere emozionale, lo possiamo capire perché le emozioni le proviamo, benessere mentale, ecco, la mente la si comprende, il subconscio è più difficile, abbiamo esteso, e poi l'anima. E questo è molto importante perché in realtà ci dice una cosa, l'anima che ci fa capire che in realtà proveniamo dall'unità. Quindi connessioni poi di anime, diversi tipi di connessione, convergenza verso l'uno. E lui ci dice, questo è il tempo della convergenza di tutti i sentieri che confluiscono nell'uno. È come se ciascun'anima è chiamata a riconoscere nell'altro un aspetto di convergenza, non la differenza, ma un aspetto di convergenza. L'anima complementare può sembrare un tipo di connessione tossica, no? Una connessione fra opposti, se vissuta a livello superficiale. Ma in realtà la legge fisica, come dice anche Saint Germain, la legge dell'universo non attrae dissimili. E quindi non è l'attrazione superficiale che opera, ma è un'attrazione in profondità a livello di frequenza. Il simile si rispecchia perché la frequenza di attrazione energetica è unica, a prescindere praticamente da ciò che è in superficie. Ma potete capire bene quanto è in qualche modo disorientante, quanto è destabilizzante un tipo di connessione che opera in profondità piuttosto che in superficie. Con gli occhi vediamo la superficie, con l'anima percepiamo, quindi vediamo la superficie e proviamo in qualche modo irritazione, tendenza a fuggire, tendenza a giudicare, tendenza a separare con gli occhi, con la testa, con l'anima invece c'è l'attrazione legata al simile, cioè alla medesima frequenza energetica.
vedete quanto una connessione di questo tipo può essere utile proprio a capire che in realtà siamo uno, non nella nostra individualità e personalità che è diversa e ce lo dimostra lo specchio fisico, ma siamo uno a livello di frequenze, a livello di energia, perché era nell'energia indistinta che eravamo, ma l'energia poi si è fatta forma, le forme sono diverse, l'essenza invece è formata da tante frequenze, quelle che ci ricordano da dove proveniamo, qualcosa di spettacolare, bellissimo. Questo è il tempo della convergenza di tutti i sentieri che confluiscono nell'uno, di tutti i diversi aspetti della vostra propria conoscenza in una comprensione microscopica che confluisce nella conoscenza unificata dell'uno. Entrate in questa immersione, in un'apertura al tutto, conoscerete, perché quando andiamo ad integrare aspetti che superficialmente sembrano lontani da noi quando sono parte di noi, stiamo integrando il tutto nella nostra anima, nella nostra essenza. Allora, quando entrando in questa immersione, in un'apertura al tutto, ecco il cuore unisce, la mente separa, l'apertura al tutto passa attraverso il cuore, attraverso la voce dell'anima che impareremo a sentire. L'apertura, essendo in questa immersione, in un'apertura al tutto, conoscerete il tutto, incluso ciò che giudicate doloroso, ciò che giudicate agonia, ciò che giudicate desolazione, amarezza, gelosia e odio. Tutte le emozioni possibili e immaginabili verranno sperimentate, tutte, ve lo assicuro. Vi inginocchierete davanti allo specchio di voi stessi e vi direte: ti amo, e questo c'ho un po' di brividi qui nella parte alta, nel chakra alto, ti amo in tutti i tuoi magnifici e splendidi aspetti. È a questo che andremo a dire ti amo, amo me stesso in tutti i tuoi magnifici e splendidi aspetti, anche quelli che non riconoscevo, ma che adesso riconosco. Non riconosco a livello superficiale, ma attraverso il cuore che unisce. La mente separa, ma la mente è per separare, è per giudicare, è per attraversare e fare esperienza in questa vita. Non è una garanzia di felicità, in quanto la felicità è una scelta da compiere in ogni momento. Ciò che rende la vita armoniosa è la vostra esperienza di gioia. Bellissimo. E che cos'è un'anima complementare se non questo? Ascoltiamo bene, perché in verità voi tutti siete anime complementari di Dio. Questo è ciò che si intende quando mi ancora sento delle vibrazioni. Ciò è ciò che si intende quando si dice che il Cristo prende Dio in sposa. Il Cristo in voi, che ha fatto esperienza nella materia, confluisce e si fonde nel Dio io sono. Bellissimo, il Cristo in voi confluisce e si fonde, c'ho i brividi in questo momento, nel Dio io sono, la consapevolezza dell'essere, ed è ciò di cui fate esperienza come applicazione pratica in questo giorno del vostro tempo. Questo è ciò che si intende anche con la frase lascia che la tua luce risplenda. La legge fisica, dicevamo prima, non opera nel senso che alle volte avremo sentito e gli opposti si attraggono. No, perché la legge dell'universo opera secondo i simili si attraggono. Allora quando c'è una connessione tra opposti bisogna capire dov'è l'attrazione. L'attrazione molto spesso a livello di anima, sono gli aspetti complementari, è la frequenza energetica che crea attrazione. Il concetto dell'attrazione degli opposti è una comprensione puramente superficiale, in quanto ciò avviene inizialmente, cioè nella misura in cui non apriamo il cuore. Se non apriamo il cuore, ciò che resta è semplicemente, a livello superficiale, un'attrazione tra opposti, perché non scendiamo con il cuore a livello energetico, a livello di frequenza, e non la percepiamo. Non percepiamo la frequenza e il rapporto complementare invece tra anime. In molti non c'è riconoscimento di quello che cercano, perché quello che cercano è quello che essi sono, ma anzi molto spesso c'è il rifiuto.
Quando si opera con la ragione discrimina, la ragione separa, la ragione rifiuta. Ricordo, questo è importantissimo. È il cuore che unisce. In queste connessioni, se il cuore è chiuso, c'è solo separazione, perché ciò che opera è il nostro cervello. Allora diventa un rapporto, una connessione mentale, non una connessione di anima, e non la possiamo riconoscere e vivere nella sua profondità. E nella profondità che vediamo la frequenza, riconosciamo la frequenza dell'altro come identica alla frequenza del nostro. Bellissimo, questa è l'era in cui fare esperienza di Dio, è l'era in cui fare l'esperienza dell'anima compagna. Nella supercoscienza tutti si fonderanno e intesseranno relazioni con le loro anime compagne, con tutte, perché lui parla di tante anime compagne, perché parla di tante frequenze. Quelli che non lo faranno non parteciperanno della supercoscienza. Quando la fusione di anime compagne avverrà nella supercoscienza, la creazione della vita mediante la discesa nella fisicità dell'essenza anima compagna si verificherà mediante la nascita priva di dolore. In verità l'esperienza della relazione tra anime compagne nella supercoscienza sarà semplicemente l'esperienza di un Dio con un altro Dio, perché entrambi portiamo aspetti di Dio, portiamo frequenze di Dio che riconosciamo come stesse frequenze, in quanto, lo ripeto, proveniamo dall'unica sorgente, là dove con l'unità eravamo esseri indistinti. La distinzione avviene a livello di individualità, di personalità. Nell'anima, che risiede nel nostro cuore, abbiamo la memoria di ciò che ci unisce. Nella mente abbiamo il giudizio e la memoria cioè la visione, anche attraverso le facoltà fisiche, di ciò che ci separa e ci permette di attraversare la vita, di fare esperienza. Se non avessimo la mente, non avessimo l'individualità, la personalità, non potremmo attraversare la vita nel senso di fare esperienza materica, perché avremmo solamente la memoria dell'unità e quindi non potremmo vivere a livello individuale questa esperienza che facciamo per conto di Dio, il quale tra l'altro ci ha comunque dato il libero arbitrio, cioè la capacità di decidere come fare esperienza nella nostra vita. Bellissimo, sapete quando comprendete la vostra anima compagna, diventate tutte le frequenze, ed è quella percezione che io descrivevo. Il mio mondo ora è più grande, il mio mondo ora è più grande perché ho riconosciuto, quindi attraverso, a livello energetico, me nell'altro, e in particolare una parte di me che non conoscevo, in quanto parte di me la amo, e quindi amo anche chi mi è di fronte in una maniera incondizionata, come solo sa fare l'anima. Solo l'anima ama in modo incondizionato, senza condizioni. Chi pone le condizioni è la nostra mente, il nostro giudizio. Se allora è qualcosa di logico che ha poco a che vedere con l'amore incondizionato verso Dio, gli aspetti di Dio che dimorano in ognuno di noi e che riconosciamo quando ancora non li abbiamo riconosciuti nell'altro, e in particolare l'anima compagna. Molto molto bello questa cosa. E c'è un invito molto, molto bello di Saint Germain che diciamo ci porta verso la convergenza in questa era, no? La convergenza di cuore. Innamoratevi di voi stessi. Siete mai diventati affascinanti per voi stessi, corteggiatori di voi stessi? Riempitevi di rispetto, in ammirazione, onore e umiltà per sé. Quanti di voi l'hanno fatto? Non è forse quello che, ecco, c'ho ancora i brividi, fareste per la vostra anima compagna? Ma la vostra anima compagna è voi, ma la nostra tendenza è portare il nostro amore non dentro di noi, ma fuori, a voler ricercare l'amore fuori, quando invece ciò che amiamo fuori, ciò che abbiamo riconosciuto nell'anima complementare,
nell'anima compagna, nella fiamma gemella siamo noi. Quindi il modo più semplice di amare quella parte che abbiamo riconosciuta è amarla dentro di noi. È amarla dentro di noi. Amiamo quell'aspetto, l'abbiamo riconosciuto, quella frequenza che dimora in un altro corpo fisico, ma che è anche corpo energetico, ma che è qui per insegnarci a riconoscere e ad amare un'altra parte di noi che è dentro di noi. Qual è il modo più semplice? Amiamoci. Innamoratevi di voi stessi. E nel sonno molti di voi hanno avuto contatti con l'essenza anima compagna e questa ha avuto contatti con loro, ma certo, l'anima complementare, prescindendo dallo spazio e dal tempo, in quanto portatrice di un aspetto di noi, è sempre legato a noi, è sempre con noi. Come diceva Saint Germain, fai un'esperienza, dall'altra parte la stessa frequenza la ingloba. Quindi siamo fiamme, significa anime complementari, poi venute sulla Terra per fare esperienze in maniera diversa, ma sappiamo che quando l'una si arricchisce, quando l'una si evolve anche l'altro. Come? Avviene in maniera naturale. A livello energetico non c'è separazione, non c'è bisogno di contatto fisico, non c'è bisogno, perché l'energia viaggia senza confini. Ciò che sperimenta l'energia dall'altra parte l'acquisiamo anche noi e viceversa. È un aspetto bellissimo questo, la comprensione di questo, la comprensione che non dobbiamo fare altro che riconoscere e amare quell'aspetto dentro di noi. Hanno un senso e un significato per voi perché scambiando conoscenza e catturandone la saggezza diventate completi, interi, unificati nell'unità. Bellissimo quella volta in cui io, in maniera così del tutto disincantata, ho detto: ma sto vivendo un reverse creation, cioè una creazione inversa, spettacolare e bello. Sto capendo che sto ricordando da dove provengo, sto ricordando che ero parte del tutto, ero parte di uno, ero parte di Dio. Questa è una sensazione bellissima e alcuni tra i presenti in questo uditorio, ecco, anche hanno un partner che è la loro anima compagna, altri ne hanno incontrato un'altra e questa in verità può essere un'esperienza piuttosto interessante e per il momento, dice, il termine interessante può bastare. E proprio interessante sono le prime affermazioni che mi sentivo di dire. Interessante, interessante. In realtà tuttavia la parola giusta, lo dice Saint Germain, è esplosiva, è un'esplosione. Si parla talvolta in un libro molto bello che si chiama Innesco relazionale ad alta risonanza. Innesco relazionale, è un innesco esplosivo. Esplosivo in grado di andare a cambiare addirittura la nostra struttura identitaria, la nostra struttura di coscienza. È esplosiva perché vi trovate di fronte a quella certa parte di voi di genere opposto che non desiderate incontrare e non avete mai desiderato incontrare e mai avreste voluto incontrare. Ciò che vi irrita maggiormente giunge su di voi perché non l'avete abbracciato entro il sé. E ciò che ci irrita arriva perché non l'abbiamo ancora accettato e fin tanto che non lo amiamo ma lo continuiamo a rifiutare ci irriterà sempre di più. Da questa situazione non se ne esce e l'universo, vi assicuro, è insistente. Prendete la persona più insistente, l'universo è 1000 volte di più e vi porterà di fronte ancora tutto ciò che vi irrita, perché non l'avete ancora abbracciato. Ciò che vi irrita maggiormente giunge su di voi perché non l'avete abbracciato entro il sé. Perciò viene su di voi per permettervi di abbracciarlo entro voi stessi. Ci permette, è un dono, è un'opportunità di vedere, riconoscere ciò che ci irrita, di riconoscerlo come parte di noi e di abbracciarlo e dire: vieni, io ti amo come parte di me. Viene su di voi per permettervi di abbracciarlo entro voi stessi e di fondervi in armonia ed equilibrio. E qualunque siano le cose che vi frustrano, come le chiamate voi? Le vostre preoccupazioni preferite? Verranno su di voi perché sono i limitatori. Ciò che ci irrita ci limita.
perché ci limita in quanto esseri illimitati, perché anche ciò che ci irrita fa parte di noi e fin tanto che lo rifiutiamo una parte di noi e quindi sono limitatori, sono i nostri fili spinati che vi separano da voi stessi e vi impediscono di comprendere la gioia di voi stessi. Quando riuscirete ad amare questi fili spinati, allora dimorerà l'armonia, leggiamolo. Verranno su di voi queste preoccupazioni perché sono i limitatori, sono i fili spinati che vi separano da voi stessi e vi impediscono di comprendere la gioia di voi stessi. Quando riuscirete, bellissimo, ancora ho dei brividi, quando riuscirete ad amare questi fili spinati, allora dimorerà l'armonia. Penso che, non so, io mi sono sentito oggi a fare questa lettura e devo dire che è una lettura molto forte, l'avete sentita, e ringrazio anche San Germain perché è stata una lettura molto partecipata e sentivo i brividi mentre leggevo determinate parole. Spero che anche a voi sia arrivata la grandezza e la natura infinita che risiede in noi e la bellezza dell'esperienza e del percorso che siamo venuti a fare qui sulla terra, e prevalentemente a sentire, ad aprire il cuore e ad abbracciare il nostro essere illimitato. E se il video vi è piaciuto mettete un like, sostenete il canale dove andiamo come un'onda a trasmettere tutto ciò che fa parte di noi a livello dimensionale, perché noi siamo multidimensioni, esseri illimitati, siamo parte fisica, siamo energetica, siamo emozione, siamo sensazioni, siamo mente, siamo subconscio, siamo quindi anche parti sconosciute del subconscio, ma siamo anima e anche parti sconosciute di anima e di frequenza. E quindi sostenete il canale, ci vediamo alla prossima pratica di Power Life, se volete. Grazie, grazie.